passerei alla pulizia dei commutatori, che qui risulta molto agevole. Questo qui è il cursore del commutatore. Comunque, per farvi vedere come funziona la pennina di resina, che è questa, vedete qui in cima nel portamine c'è una bacchettina di resina, di fibre di resina. Quando si passa in un contatto ossidato, praticamente la lucida in quella maniera lì. Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Oggi piccolo video per chi mi ha chiesto cosa faccio agli amplificatori anche se non hanno niente da riparare, se sono solo per un controllo, e lo spiego diciamo in questo video. Spero di non dimenticarmi nulla. Se mi dimentico qualcosa ovviamente scrivetemi e commentate. Questo è il discorso. Allora, questo amplificatore è un quadrifonico della Toshiba, sì, è un quadrifonico della Toshiba, e degli anni, l'hanno prodotto dal 72 mi pare al 1974, poi hanno smesso la produzione e l'ha portato un mio carissimo amico che siamo cresciuti insieme e che l'ha comprato anche lui quando era 15-16 anni più o meno, quando comprai il mio primo amplificatore anch'io. E poi vabbè, è tanti anni che è fermo, vuole che glielo rimetta a modo. L'amplificatore, a vederlo, sembra nuovo praticamente, l'ha tenuto veramente bene, sicché procediamo con la riparazione. Continuate a guardare il video e vedete anche questa volta cosa combino. Abbiamo in riparazione questo bel Toshiba. Praticamente questo qui è un amplificatore quadrifonico, perché è stato prodotto dal 72 al 74, è fatto molto bene, è anche bello esteticamente, è conservato in maniera stupenda. L'ha portato, come vi dicevo, un amico, un carissimo amico, che siamo cresciuti insieme, e questo qui è diciamo, un tentativo all'inizio che si parlava della quadrifonia. Sicché questo non ha solo le uscite, diciamo, delle casse per 4 casse, ma ha proprio 4 amplificatori, diciamo, di uscita, e accetta il matrix qui a 4 canali, e può essere usato comunque come amplificatore stereofonico, e noi lo testeremo come amplificatore stereofonico perché lui lo userà come amplificatore stereofonico. È spento perché ovviamente va prima provato, va visto che non ci sia, diciamo, problemi su condensatori e altre cose, diciamo, strane. Siccome me l'avete chiesto in più di uno, allora vi faccio vedere cosa va fatto a un amplificatore, anche se dichiarato come funzionante. Questo dovrebbe essere funzionante quando è stato tanti anni fermo. Ve lo volto un attimino, vi faccio vedere il dietro dell'amplificatore. Allora, qui ci sono i vari ingressi, ovviamente, e questo commutatore qui è il commutatore per la testina praticamente dell'ingresso fono. Si può fare o le testine ceramica o a condensatore, e sotto le testine magnetiche. Questo andrà tenuto ovviamente su testina magnetica. Mi sposto sugli ingressi, qui ci sono gli altri ingressi per il registratore, e sotto ci sono i ponticelli per poter essere usato come preamplificatore. Come vedete, di ponticelli, al posto di averne 2 come tutti gli amplificatori stereo che possono essere usati come preamplificatore o come finale addirittura, e questo ne ha 4 perché appunto si parla di 4 canali. Qui ci sono le uscite, e questo selettore qui permette di scegliere di far lavorare l'amplificatore in modalità stereo o in modalità quadrifonica. Credo, non ho lo schema, ma credo che in modalità quadrifonica usi diciamo, i finali come singoli, mentre in modalità stereo le metta a ponte. Infatti la potenza d'uscita varia, mi pare, ripeto, vado a mente, varia da 16-17 watt usato con 4 canali a, mi pare, 27, 28, 29 watt usato come stereo, sempre per canale ovviamente. Come tanti amplificatori dell'epoca, al posto del fusibile aveva un termico che scattava, e che era una bella cosa, perché se scattava bastava
ripremerlo. Io direi di aprirlo e lo guardiamo come è fatto dentro. E vediamo come è fatto dentro. Nell'amplificatore c'è un po' di polvere, come ovviamente è normale aspettarsi. Allora lo spolvero tutto, lo soffio col compressore e poi passo alla prima cosa a controllare i due condensatori e gli altri di filtro, e poi magari do un'occhiata anche un pochino più veloce agli altri condensatori, e poi controllo i commutatori come sono messi. Questi commutatori qui ve li faccio vedere. Allora, ecco inquadrati i commutatori. Sono, fortunatamente per noi che andiamo a fare poi la revisione di un amplificatore così, sono commutatori aperti, sicché con la penna con l'interno di resina è piuttosto facile pulirli senza doverli smontare o metterli nella lavatrice a ultrasuoni. Diciamo che qualcuno obietterà che è vero, però si potrebbero sporcare più facilmente, sto parlando in origine, però per la manutenzione sono una manna dal cielo. Ora lo soffio col compressore e poi smonto anche la parte inferiore e ci vediamo. Allora, l'amplificatore è stato soffiato, è venuto abbastanza pulito, sotto era perfettamente pulito. Se vedete, le schede non sono ossidate perché su queste schede c'era stata data la lacca protettiva. Ora si vede male, ma sono lucide, è un po' noioso poi magari lavorarci, però la scheda non ha subito ossido col passare degli anni perché non sono verniciate, cioè le piste non sono con, alle volte vedete le piste che sono verdi, c'è una vernice verde sopra, queste sono color rame, e sì che è stata verniciata la scheda e così si è preservata, diciamo. La costruzione è stata fatta ancora piuttosto artigianalmente, manuale sicuramente, perché qui sotto c'è il modulo finale, sono 4 moduli finali e sono collegati al circuito stampato tramite fili, lo stesso gli altri. Allora, ora vi spiego un attimino cosa faccio, senza farvelo vedere perché l'ho già fatto praticamente altre volte e potete vederlo negli altri video. Allora, come sapete non sono un fanatico del recappamento o del recapping, come sa, di sostituire questi condensatori quando non è necessario. Sicché i condensatori di alimentazione li smonto tutti, li provo col misuratore di isolamento e misuratore di SR col ponte e non ve lo faccio vedere perché basta andare a vedere uno dei video che ho fatto. Io in questo video vi dico solo quello che faccio in un amplificatore, anche se va controllato solamente. Poi l'altra cosa che faccio, tutti gli altri condensatori montati in circuito, tipo che ne so, quelli che sono qui sotto, cerco di andare a misurarli tutti col misuratore di ESR e basta, quello praticamente a lancetta classico che avevo dagli anni 1901, praticamente quando sono nato io, l'avevo già nella culla. E li controllerò tutti senza smontarli perché lo posso fare in circuito. E poi, una volta fatta questa cosa qui, lo proviamo insieme e dopo che l'abbiamo provato insieme gli darò una pulita ai commutatori. Vi faccio vedere con uno, lo ripasso con la pennina di resina, e una volta fatta questa pulizia qui lo alimentiamo piano piano con il variac e poi guardiamo che non ci siano frusci sui potenziometri, che i commutatori scorrono perfettamente e poi lo proviamo e basta, poi è finita lì. Però quello che si fa, che faccio io, non è la Bibbia, a un amplificatore è quello. I condensatori li ho provati tutti, sono tutti efficienti, e sicché passerei alla pulizia dei commutatori, che qui risulta molto agevole, e poi passiamo alla prova e dopo vi faccio il riassunto di quello che di solito faccio a un amplificatore anche solo quando va controllato. Allora, se vedete, praticamente ora vi tappo perché ci passo davanti. Allora, questo qui
è il cursore del commutatore. E queste qui sono delle piste che sono ossidate, ma che ci importa poco, perché alla fine vanno a questi contatti qui, dove qui sono rivettate e saldate dall'altra parte. Comunque, per farvi vedere come funziona la pennina di resina, che è questa, vedete qui in cima nel portamine c'è una bacchettina di resina, di fibre di resina. Quando si passa in un cosino, in un contatto ossidato, praticamente la lucida in quella maniera lì. State attenti perché forma delle piccole scheggettine di resina che si infilano nelle dita, sicché questo è quello che fa e che pulisce bene. La stessa cosa si fa sotto al contatto centrale del commutatore, e lo farò per tutti ovviamente. Ora lo sto facendo diciamo un po' male perché sono lontano dalla telecamera. Vedete, anche qui c'è il contattino centrale, va messo in una posizione che ci si lavori e va pulito anche quello. Poi ripeto, quando ora chiudo la telecamera me lo avvicino, perché non è che si può lavorare a 1 metro e pulirli. Questo è per farvi capire quello che va fatto, e così lo farò diciamo a tutti i commutatori. Poi un pochino di spray di quello da elettronica, non va usato il VD40 che usano meccanici, perché sennò fate un pastone. Poco spray di quello da elettronica, e eventualmente, ora l'avvicino, non si vede bene, ma insomma eventualmente nelle parti meccaniche proprio del commutatore, con una siringhina solo nelle parti meccaniche, non nelle parti elettriche, dove ruota il commutatore, un pochino di olio di quello fine fine, quello delle macchine da cucina. Lo mettete in una siringhina con l'ago, lo date proprio dove va a scorrere, in maniera che la lubrifica. Ce ne va poco, anzi meno. Ricapitolando, amplificatore fermo da tanti anni, sicché condensatori controllati, che non ci sia dei problemi grossi. Ho pulito direttamente i commutatori prima della riparazione, perché erano diciamo a vista, si potevano pulire tranquillamente, se no le pulite dopo la riparazione se ne hanno bisogno. E ora bisogna dargli diciamo l'alimentazione Variac. L'uso del Variac classico è quello di alimentare un'apparecchiatura elettronica come può essere l'amplificatore, in maniera da dargli gradatamente tensione, in maniera che se c'è dei problemi ce ne accorgiamo per tempo e non facciamo dei danni grossi. Lampadina in serie, io vi sto facendo vedere il set messo così ovviamente, lo sapete che ce l'ho direttamente collegato fisso, però per farvi vedere ho messo tutto sul banco. Fra parentesi, questo qui della Vevor è un ottimo Variac che bisogna sicuramente avere, perché come si dice, se uno vuol fare queste riparazioni qui, specialmente della roba vecchia, un bel Variac per dare gradatamente tensione ci vuole. Ho collegato un voltmetro all'uscita in parallelo a uno dei condensatori di uscita. La tensione, se non mi sbaglio, ai capi del condensatore dovrebbe raggiungere circa 20 volt quando abbiamo 220 volt in ingresso del trasformatore. Così vedete quello che succede alimentandolo a tensione diciamo più bassa. Ovviamente, come ripeto, lampadina in serie, qui ce n'è due, ne usiamo una sola, quell'altra è svitata. Mettiamo, che ne so, all'inizio il Variac 60 volt, accendiamo l'amplificatore e come vedete sul condensatore abbiamo nemmeno 6 volt, sicché lo possiamo lasciare quando andiamo a fare la prova di un apparecchio fermo da diverso tempo, lo possiamo lasciare un po' così, diciamo 5 minuti, 10 minuti, quello che vogliamo, e poi alziamo ancora la tensione di rete, portiamo la tensione di rete, che ne so, intorno ai 100 volt, ma nulla vi vieta di andare su anche piano piano, invece che fare come me da 60 a 100 potete anche portarla a 70, 80 e poi piano piano, dipende dal tempo che avete. Allora 100 volt
100 volt, sul condensatore ora abbiamo 9 volt, sicché vuole dire che il condensatore piano piano sta prendendo la sua carica un po' alla volta e non tutto un colpo, sicché tutto l'amplificatore, ovviamente tutti i condensatori che sono nell'amplificatore riceveranno una tensione inferiore e piano piano andranno avanti, andranno avanti con la formazione del condensatore. Se non vediamo nulla nell'amplificatore, che ora è messo ovviamente in verticale perché ho dovuto collegare il tester di sotto al condensatore, e sicché se no ovviamente sta in orizzontale, lo guardate l'amplificatore dal sopra, che non ci sia fumo, che non ci sia nulla che scalda, magari toccate anche i condensatori, anche se li abbiamo provati prima, questo qui, ma insomma date un'occhiata che non ci sia delle cose che si stanno piano piano arroventando, perché dobbiamo andare a regime. Allora 99 volt, qui 100 volt, portiamolo per dire a 150. Vado veloce perché sennò il video dura 60 anni. E sul condensatore abbiamo ora a questo punto 14 volt. Le lampadine voi non le vedete, ma cominciano a essere luminose, qui le lampadine dei V-meter. Se aspettate un attimo sposto la telecamera, le lampadine dei V-meter cominciano a illuminarsi, chiaramente ancora con luminosità bassa perché siamo più bassi di tensione. La lampadina nel frattempo non è illuminata, il filamento non si vede nemmeno, sicché vuol dire che cortocircuiti non ce n'è, perché sarebbe accesa fissa, e nemmeno assorbimenti anomali. La tensione è sempre a 14 volt, ora portiamo la tensione direttamente a 220 e poi dopo togliamo la lampadina, perché farà una caduta di tensione anche quella ovviamente. Portiamo a 220 volt, anche se ora è 230, questo è un amplificatore vecchio, già che abbiamo la possibilità del variac, portiamola a 220, poi dopo la alimenteremo direttamente da una presa. Lampadina sempre completamente spenta, buon segno, siamo a circa 20 volt e ora a questo punto direi di togliere direttamente la lampadina dal mezzo. Un attimo che lo faccio. Allora la lampadina è stata tolta di mezzo, siamo a 220 volt, fumo non ne abbiamo visto, l'amplificatore è praticamente a regime, portiamo direttamente a 230 volt l'amplificatore, in maniera che è così come da tensione di rete tradizionale di ora abbiamo 230 volt. Sul condensatore ci sono andati 21 volt, quasi 22. I V-meter sono illuminati, se io lo spengo si vede bene che erano illuminati. Fumo non ce n'è stato, la nostra prova lì per lì l'abbiamo fatta, la prova preliminare l'abbiamo fatta, ora non resta che provare a metterci un segnale e vedere come si comporta e a fare le misure del caso. Allora ho attaccato l'oscilloscopio su un canale e i due canali li ho collegati alle casse, ma potevano essere attaccate anche a un carico fittizio, cosa che farò dopo. L'ho attaccata alle casse perché voglio sentire se ora i potenziometri fanno un qualche fruscio, in maniera da poter intervenire, perché se i potenziometri fossero silenziosissimi non sarebbe il caso, lasciamoli stare. Meno cose in un amplificatore andiamo a toccare che non è necessario e meglio facciamo. Se vogliamo non trovarsi alle volte a fare delle cose, dei danni che magari non sono previsti. Sicché raramente dopo tanto tempo i potenziometri non scrocchiano, ma se fossero perfettamente puliti è inutile andare a spruzzare prodotti di pulizia dentro, che non ce n'è bisogno. Comunque, oltre a sentirli con gli orecchi, che ora magari voi le sentite male, se l'attaccate all'oscilloscopio, se girando uno dei potenziometri si sente scrocchiare, si vede molto bene anche sull'oscilloscopio. In questo momento non c'è nessun segnale in ingresso. Giro il volume, vedete? Non lo sentite magari
voi dalle casse, però dall'oscilloscopio si vede piuttosto bene, vedete? Sicché il potenziometro del volume va sicuramente pulito. Poi tenete il potenziometro del volume a un volume diciamo a circa metà e muovete gli altri potenziometri. Questo è il potenziometro front e rear, e anche questo, se vedete, dà dei problemi. Potenziometro del un attimo, potenziometri bassi e gli alti non molto, ma insomma a questo punto direi che un pochino di, ecco, questo è il potenziometro del volume dei bassi, questo scrocchia di suo, sicché a questo punto direi una pulizia ai potenziometri ci sta. Gli ingressi niente, ma questo un pochino è un commutatorino da sotto, commutatore questo va bene, questo è normale, ora non c'è niente, ho attaccato il fono col volume molto alto e sicché prende ronzio, non c'è nemmeno lo schermo perché ho tolto il sotto dall'amplificatore. Allora, una pulizia ai potenziometri con un pochino di spray apposito e poi ci rivediamo. Allora, una cosa che vi volevo far notare su questo amplificatore, ovviamente che è quadrifonico, ci sono i potenziometri a 4 sezioni, vedete 1, 2, 3 e la quarta è lì che si intravede, sicché ogni potenziometro ha 4 sezioni. Questo è quello del volume in particolare. I potenziometri non gracchiano più, passiamo alla prova, vediamo quanto eroga questo amplificatore prima di andare in clipping. Sto alzando, siamo sulla scala 50 watt fondo scala, 20 watt, 25 watt, e però a 25 watt comincia a essere in clipping, ve lo faccio vedere, perlomeno da un canale, poi guarderemo l'altro. Allora scendiamo un attimino, ecco, diciamo qua è proprio al massimo, di più non si può, siamo a 20 watt, eroga 20 watt. Ora guardiamo l'altro canale, anzi mentre siamo qui guardiamo a potenza massima la distorsione. La distorsione siamo a potenza massima vicino allo 0,4% perché si muove un pochino. Se io calo, mettiamo così, sono a 15 watt, la distorsione scende a 0,2. Comunque è nelle specifiche perché 0,4 appunto è la distorsione, diciamo, tipica che dà il datasheet. Guardiamo l'altro canale, alziamo in maniera che si vada proprio quasi in clipping. Ecco, qui siamo a potenza massima, di più non si può andare, anche qui siamo a circa 20 watt, vi faccio vedere, siamo a circa 20 watt, più o meno, poco meno in realtà. Sì, si arriva a 20 watt ma poi si clippa subito. E la distorsione 0,4 e rotti per cento proprio, diciamo, al massimo. Mettiamoci su una potenza di 15 watt e siamo a 0,3% circa. Ripeto, il datasheet dice 0,4%, che anche questo amplificatore rientra ampiamente nelle caratteristiche. Concludiamo. Installerò questo modulino Bluetooth che è veramente piccolo, guardatelo in proporzione al mio pollice ovviamente, sicché lo posso mettere, diciamo, da tutte le parti. C'ha un'uscita per un jack volendo, un ingresso per tipo USB, però io userò direttamente questi ingressi qui che può andare da 3,7 fino a 5 volt, e questa uscita qui che è l'uscita della bassa frequenza, senza sfruttare ovviamente il jack, che in questo caso non ci interessa. Per la regolazione userò un 7805, ora ve lo faccio vedere. Per l'alimentazione userò un 78 L05, che sono, diciamo, stabilizzatori di tensione a 5 volt ma solo di 100 mA, però sono piccolissimi, tanto l'assorbimento di questo modulo sarà 10-15 mA al massimo, e torna bene. Essendo piccolo così potrò fare un piccolo montaggio in aria sotto al condensatore sul circuito stampato direttamente dell'amplificatore senza rovinare nulla e
e facilmente rimovibile dissaldando semplicemente due contatti. Non ci devo mettere altro perché questo amplificatore sono 20 volt diciamo di alimentazione sui condensatori e sono 20 volt, se non ricordo male il 7805 dovrebbe reggere tensione fino a 30 volt in ingresso, sicché dovrei andare più che tranquillo con semplicemente questo. Allora, come si può notare, anzi come si può non notare, la filatura che viene dall'altra parte si confonde con la filatura ovviamente già dell'amplificatore. È vero che sta dentro l'amplificatore e non si vede, ma insomma se non si vede nemmeno l'amplificatore aperto è meglio. Ora vi faccio vedere dove ho messo lo stabilizzatorino di tensione. Allora, lo stabilizzatorino di tensione a qualcuno potrà non piacere, comunque è montato qui in aria, diciamo, sono 3 terminali praticamente, non si muove. Ci ho messo i 2 condensatorini che evitano che autoscilli, ho preso il positivo, la massa e qui esco con il positivo, che non si muove, i fili non succede niente. Se oggi o domani andasse rimosso, basta semplicemente dissaldare il filo della massa e il filo diciamo che prende il positivo. Non ho grattato nessuna pista, non ho fatto niente, sicché se questo va levato ritorna com'era senza lasciare nessuna traccia, basta sfilare il cavettino che porta l'alimentazione al modulino e siamo a posto. Ora ve lo faccio vedere anche dall'altra parte. Allora, diciamo che a prima vista il modulino non si nota troppo. La filatura che porta l'alimentazione l'ho fatta passare insieme con i cavi, si confonde praticamente con i cavi suoi, e il modulino l'ho messo là, eccolo là. Il modulino l'ho messo con della gomma biadesiva da carrozzieri un pochino più spessa. Ora dicevo, il modulo, l'alimentazione fa questo giro e si confonde con i cavi originali, mentre la bassa frequenza esce di qui, fa questo giro da sotto e entra qui in questo schermo che avevo rimosso e si collega all'ingresso tuner, in maniera che commutando l'amplificatore su tuner si sente diciamo il Bluetooth, si può usare il Bluetooth. Ovviamente l'ingresso tuner in questa maniera non si può più usare perché c'è il modulo Bluetooth, se no si metterebbe 2 ingressi in parallelo, insomma non è una bella cosa. Ora vi faccio vedere come si vede per esempio sul telefonino e poi diciamo lo chiudo e magari si prova a accenderlo un attimo, 2 secondi di canzone, si spera che non mi blocchino il video. Come si può vedere non c'è nulla di connesso. Se io accendo l'amplificatore dovrebbe connettersi perché l'avevo già abbinato, se non ci fa bugiardi tutti. No, non si connette perché non ho attaccato la spina dell'amplificatore. Un attimo solo, scusate ma la vecchiaia gioca brutti scherzi. Allora riaccendo l'amplificatore e vedete che si è connesso. Se metto una qualsiasi canzone, andiamo un attimo su YouTube, per esempio lui, lo alzo un secondo solo e praticamente funziona. Lo richiudo e l'amplificatore è pronto. Allora, conclusione del video. Questo video è fatto così, diciamo al volo, perché qualcuno mi aveva chiesto cosa li fai diciamo agli amplificatori anche se devi solamente controllarli, sicché anche se l'amplificatore va solamente controllato vanno controllate ovviamente quelle cose che vanno fatte sempre, sicché se l'amplificatore è stato tanto tempo fermo come questo, una controllata ai condensatori, vedere che tutto va bene. Chi ha diciamo il prova isolamento per i condensatori, perlomeno a quelli di filtro, un'occhiata anche col prova condensatori, col prova isolamento, col tester di isolamento, che non siano diciamo in perdita. Poi misura delle SR, vedere se la capacità va bene, se va bene, bene,
se non va bene si cambiano i condensatori, non cambiamo condensatori che non è necessario, controllo di tutti quegli altri condensatori, tutto questo magari prima di accenderlo, se ci dicono è stato tanto fermo. Se è una riparazione, ovviamente è stato acceso fino al giorno prima, non occorre fare, diciamo, troppe moine, a parte il controllo ovviamente dei condensatori. Dopo il controllo dei condensatori uno lo prova ad accendere col variac, con la lampadina nel mezzo, e gli dà tensione piano piano, perché se l'amplificatore è stato, o un altro apparecchio è stato tantissimo tempo fermo, è bene, diciamo, dargli tensione gradatamente, sicché il variac secondo me è una cosa che ci vuole a tutti. Poi se invece l'amplificatore ovviamente è stato ha funzionato fino al giorno prima, è inutile a dargli tensione piano piano, insomma, ecco, questo viene da sé, insomma, bisogna arrivarci anche da soli. E dopo che si è fatto il controllo dei condensatori, controllare sempre se l'amplificatore è stato fermo da tanto tempo, specialmente commutatori se vanno puliti, potenziometri se scrocchiano, ma è un lavoro che va fatto comunque anche a un apparecchio che magari ve lo portano per un'altra riparazione. Controllare che i, diciamo, commutatori siano puliti, i potenziometri non scrocchiano, non è che potete restituire l'amplificatore con potenziometri che uno li gira e li sente scrocchiare, insomma, che figura ci fate, no? E poi vediamo un attimino cosa c'è da fare. Poi vabbè, il test dell'amplificatore, se è stato riparato dopo la riparazione, come in questo caso, visto che l'amplificatore sembrava funzionare, anche il test prima, diciamo, di consegnarlo, anche perché così sappiamo dire le caratteristiche che ha l'amplificatore, se non le sappiamo, o se le sappiamo controllare che l'amplificatore rientri in specifica. Penso più o meno di non essermi scordato nulla. Se nell'amplificatore che avete magari ci sono dei trimmer da tarare, tipo quelli del BIAS o altri trimmer da tarare, o uno li cambia se, diciamo, le ha disponibili, che è la cosa migliore, o se no una bella pulizia, ovviamente con un prodotto adatto all'elettronica, che non è sicuramente il VD40 che usano i meccanici, che è un bel prodotto adatto all'elettronica, pulizia. Una volta che sono puliti uno procede con la taratura, se no, ripeto, sostituirli, 2 trimmer, diciamo, costano poco e sicuramente è la cosa migliore. Penso di avervi detto più o meno tutto. Se mi sono scordato qualcosa fatemi le domande. Se vi è piaciuto questo video, come al solito mettete un mi piace, chi ha voglia si iscrive al canale, anzi dovete avere voglia di iscrivere al canale, se no poi alla fine se tutti guardano il video e nessuno si iscrive, alla fine smetto di fare video. Non è una minaccia, ma è una promessa, così smetto anche di cucinare con la moglie. E chi volesse fare di più può mettere un super like, sentite com'è bella la parola super like, oppure iscriversi, diciamo, al Patreon, che ci ho messo su anche il Patreon, oppure io non ho messo su nulla, il canale ha messo, io sono quello che ci metto la faccia e basta. Comunque, iscriversi al canale, dicevo Patreon, super like, e poi che ne so, oppure abbonarsi al canale. Se avete qualcosa, diciamo, che volete mandarmi, apparecchiature che non vi servono, roba del genere, c'è l'email, usate quella giusta, mi scrivete, vi dico se possono far comodo per fare dei video per il canale, e compagnia cantante, insomma. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!